Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione, specie se micro, piccola, al più media, nel fare decisioni statisticamente meno attaccabili. Oggi io ti commento questo articolo che ha a che fare con un argomento che ho più che altro trattato in un episodio del podcast. Questo sito ha a che fare con un servizio che si occupa dello studio del fenomeno della deriva dei dati, cosa che, riassumendo veramente all'osso, quando si monitora un modello in termini di prestazioni dà problemi, perché appunto a lungo andare questa deriva dei dati porta a degradazioni della prestazione del modello. L'articolo in questione prende questo dataset, che prende la potenza consumata in una città del Marocco. Abbiamo quasi 53.000 osservazioni, ognuna di queste raccolta ogni 10 minuti, in un periodo che va da gennaio a dicembre. Attenzione a questo intervallo. Ogni riga contiene informazioni sul data e ora, temperatura, umidità, velocità del vento, flusso tecnico, una cosa che secondo me viene dalla geologia, un'altra variabile e la variabile obiettivo in 3 diverse zone della città di riferimento. Qui si concentreranno solo su questa zona e iniziano giustamente con un'analisi esplorativa. Prima di andare alle analisi esplorative fa la divisione dei dati che ho citato anche in altri video. La cosa aggiuntiva è che qua, oltre a fare la divisione sulla parte di addestramento e la parte di test, fa anche la suddivisione per la parte della produzione. Questa è esclusivamente una cosa che fanno gli ingegneri dell'apprendimento automatico. Probabilmente questa divisione io la conosco come parte di validazione. Andiamo avanti. Qua dice analisi esplorativa veloce, e già qui io ho paura. Vediamo un po' cosa fa. Distribuzione della variabile obiettivo suddivisa per la condizione di stare nel fine settimana o no. Osservazione utile perché si vede che le due distribuzioni differiscono. Tra l'altro si può notare che questa distribuzione non è una distribuzione normale, ma una cosa di più complesso, non è nemmeno una bimodale, ma una cosa che probabilmente ha un altro nome, ma possiamo proseguire. Quindi questa informazione già in sede di modello ci è utile. Successivamente fanno un controllo per vedere come cambia il consumo in funzione dell'ora, in funzione del giorno, e questa cosa già parzialmente si vedeva con la distribuzione di prima, in funzione del giorno del mese e in funzione del mese. Ovviamente nei mesi estivi, ti ricordo che ci troviamo in Marocco, i consumi aumentano sensibilmente. Fa le correlazioni, noterai che qui non abbiamo asterischi che indicano le significatività. A difesa degli autori di questo articolo io ti posso dire che quando abbiamo a che fare con 40.000 righe, anche se abbiamo una correlazione dello 0.1, è comunque significativa. Se fossero state 100 osservazioni, 0.1 probabilmente non era significativa, ma con una numerosità così elevata non c'è dubbio. Essenzialmente noi guardiamo l'ultima riga e vediamo tutte correlazioni sicuramente significative. Si potrebbe discutere sul forti o alte. Io quella spiegazione accademica che ho visto, che ad esempio prende se da 0,1 a 0,3 è bassa, se è da 0,3 a 0,6 è moderata, se è sopra 0,6 è forte, io sinceramente non mi trovo d'accordo, e ti dirò anche di più, mi sembra una classificazione fatta da gente che non ci ha mai lavorato coi dati, chiusa parentesi. Quindi queste per me sono tutte correlazioni forti e significative. Poi bisogna vedere in serie di modello cosa succede. Qui parte con il modello, si tratta di un modello che fino ad ora non hai mai visto, e anche per dei buoni motivi, nel senso che è abbastanza avanzato, è anche piuttosto recente. Tra l'altro mi ha stupito che non hanno utilizzato un modello serie storica più classico, ma evidentemente
hanno avuto le loro ragioni. Nella costruzione del modello loro inseriscono come variabili esplicative tutte le variabili viste sopra, che sono 5, cosa che, faccio presente, è rarissima. Inserire tutte le variabili esplicative provenienti dal dataset è una cosa molto rara. Lo puoi verificare anche guardando altri miei video. Qui ci dà già un risultato, errore medio assoluto di questa quantità di kilowatt, e ci dice che rispetto al modello base è sensibilmente inferiore. Qui ci dà una serie di diagnostiche e io vorrei soffermarmi su questi due grafici in basso. Nella linea azzurra abbiamo i dati del dataset e nella linea viola, le donne mi perdoneranno, abbiamo la previsione del modello. Qui serve un po' di colpo d'occhio o un po' di occhio novizio. Ti faccio notare che nella mensilità di gennaio abbiamo uno sfasamento rispetto a quello che è il dato reale e il dato previsto. Perché? Prima di rispondere andiamo a vedere un altro sfasamento. Qua si vede ancora di più. Siamo a più o meno metà ottobre, c'è un altro grosso sfasamento. Purtroppo nell'articolo non fa presente questa cosa. A loro difesa dico perché lo scopo dell'obiettivo era un'altra cosa, ma andiamo un attimo a valutare il perché. Qui viene una parte carina secondo me della statistica, ma permettimi di fare questo paragone. Soprattutto in Italia, secondo me, abbiamo un sacco di serie televisive poliziesche. La maggior parte di queste hanno a carattere la mafia. Qualche giovanotto o giovanotta guardando queste serie può pensare: ah, io da grande voglio fare la forza dell'ordine perché vedo che c'è tanta azione, si fa del bene e così via. La realtà poi arriva e prima di tutto scoprono che per fare certi percorsi di vita serve affrontare concorsi difficilissimi. Secondo, dopo che fa questi concorsi difficilissimi, dove 1 su 1000 forse passa, fa il lavoro d'ufficio estremamente noioso. Per assurdo, se uno va a fare lo statistico, il discorso di azione e investigazione lo fa di più. Qua l'investigazione cos'è? Appunto capire dove vengono fuori queste discrepanze. Bisogna un po' cimentarsi il contesto. La prima idea è: nel Marocco hanno delle festività in questi periodi? Questo sito ci dice le festività ed effettivamente nella seconda settimana di gennaio abbiamo una festività. Possibilmente fanno anche il ponte con l'anno nuovo. Vada bene che questo tipo di informazioni, che rientrano addirittura nell'intelligence, se avessimo avuto una normalissima conversazione con una persona del Marocco, sarebbero emerse immediatamente. Lo statistico, appunto, non avendo questo dominio di conoscenze specifiche, spende più tempo per ottenere queste informazioni utili al modello. Quindi questo sito ci risponde a questo tipo di sfasamento, ma non ci risponde a quest'altro, perché ad ottobre non emerge nulla. Se proprio lo cerco, se io cerco ottobre, qua dentro non viene fuori nulla. Allora bisogna un po' valutare altre fonti. Prendiamo questo sito e vediamo cosa succede se cerco ottobre. Se io cerco ottobre su questo sito, viene fuori che cambiano l'ora, un po' come succede purtroppo anche in Italia. Infatti vedi che non è proprio ottobre, qua già indica metà ottobre, qua siamo verso la fine. È curioso notare che abbiamo lo stesso evento anche per marzo, così come anche per l'Italia, ma con questi tipi di grafici che hanno come finestra temporale soltanto 2 mesi, non ce ne accorgiamo. Quindi le derive di prestazioni in realtà sono almeno due. Quindi adesso hai capito come una conoscenza non statistica, puramente culturale, ci può aiutare a migliorare un modello come questo. Per quello che questo si sente più che altro con gli americani, loro sottolineano tantissimo il fatto di avere una squadra il più diversa possibile, sia come competenze che come nazionalità e di altre caratterizzazioni.
In Italia si è ancora un po' indietro su questo fronte e non è una questione di politicamente corretto. Cioè qui, come vedi, aver avuto una persona del Nord Africa avrebbe aiutato così, istantaneamente, piuttosto che spendere 25 minuti a fare ricerche in giro. L'articolo avanti dice il modello funziona bene in produzione e qui viene fuori il motivo per cui hanno scritto questo articolo, cioè la deriva dei dati, e ci sono vari modi per monitorare le derive dei dati sia sulla distribuzione della variabile obiettivo che sulla distribuzione della variabile esplicative. Qui fanno una cosa che a me fa venire l'orticaria, cioè usano l'importanza delle variabili per decidere quali variabili sono più importanti, cosa che è squisitamente da informatici e non da statistici. Io ci ho fatto un intero video che ti metto sul perché questa cosa dovrebbe far imbestialire chiunque. Vado oltre e qui fa vedere appunto l'utilità di questo servizio, la deriva di distribuzione per quanto riguarda la temperatura, ma essenzialmente andando avanti dice che di per sé non è un problema se le variabili esplicative cambiano distribuzione, il problema è che quando questa cosa succede per la variabile obiettivo il problema effettivamente sorge. Qui poi procede con altre strategie di diagnostica per addetti ai lavori nel momento in cui hanno un modello in produzione che serve a verificare se il modello sta funzionando come previsto. Insomma, immagina una macchina che riempie sacchetti di farina, noi vogliamo che la media di questi sacchetti contiene 0,999 kg di farina e con una certa variazione media dalla media. Se ad un certo punto noi notiamo la variazione media dalla media che si discosta di molto rispetto a quelle che erano le prestazioni originali, evidentemente ci serve fare un fermo macchina, mettere un po' di svitol o addirittura fare interventi più pesanti come si fanno con gli aerei, cioè smontare pezzo pezzo e vedere se c'è stato qualche fallimento a livello meccanico. E la stessa cosa succede con i modelli, solo che al posto di avere cose che si toccano abbiamo cose che si vedono e si programmano. Quindi questa appunto è una diagnostica per quell'errore citato qualche minuto fa riferito al modello. Quindi fin quando noi ci troviamo all'interno di queste bande rosse stiamo tranquilli, altrimenti ci serve fermare e fare manutenzione. Poi l'articolo essenzialmente va avanti con cose ancora più tecniche che sono ancora più di nicchia, cioè i falsi allarmi. Supponi che ad esempio un giorno questo qua ti va poco sopra, poi va giù, di quello diventa forse un falso allarme e poi praticamente succede che magari hai fatica da allarmi che in realtà non dipendono da qualcosa che potresti controllare. Andando avanti ulteriormente l'articolo spiega un'ulteriore tecnica per monitorare la prestazione del modello messo in produzione utilizzando un modello a sua volta. Per concludere, in questo video hai visto un articolo che ha un approccio da informatici e anche un argomento molto più di nicchia rispetto agli argomenti trattati fino ad oggi. Io di solito critico molto l'approccio da informatico perché tendo a criticare gli aspetti che statisticamente parlando risultano discutibili. Io non sto dicendo e mai dirò che l'approccio da informatico è inutile. Come disse qualcuno molto tempo fa, una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Nell'articolo che io ti ho commentato trattano di un modello messo in produzione. Nella maggior parte dei miei video io mi limito a discutere le prestazioni del modello sulla parte di train, quindi di addestramento, anche perché di solito la parte di messa in produzione di un modello rientra nelle casistiche da grossa azienda, non una micro, piccola o media, ma non perché a costi inaccessibili. I costi possono essere contenuti, semplicemente queste richieste, ad esempio nel caso specifico, può provenire da un Terna, da un Enel, da un fornitore di energia elettrica. Capisci che non sono realtà piccole. Ma se anche tu vuoi che revisiono il codice di un modello scritto da un non statistico, lo farò con piacere, anzi in realtà no, perché so già cosa leggerò. Lo leggerò con interesse e ti dirò per filo e per segno come si può migliorare il codice al fine ovviamente di migliorare qualche aspetto aziendale o di
organizzazione, perché la finalità è quella, è un esercizio fine a se stesso. Ti saluto e alla prossima, ciao!